Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Nar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Una stanza piena di gente di Daniel Keyes costituisce un'efficace indagine psicologica e criminologica sulla complessa esperienza di Billy Milligan, il primo individuo nella storia degli Stati Uniti a venire assolto da crimini violenti, inclusi stupri e rapine, grazie all'accertamento della diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità, precedentemente noto come disturbo multiplo della personalità. L'autore, famoso per il suo approccio sensibile e profondo alle questioni legate alla mente umana, esplora non solo il trauma e le origini profonde della frammentazione psichica di Milligan, ma anche l'interconnessione tra crimine, responsabilità e salute mentale. Pubblicato originariamente negli anni '80 e accolto positivamente da critici e lettori in tutto il mondo, questo libro affascina per la precisione descrittiva e per la cifra narrativa straordinariamente coinvolgente. Keyes offre un ritratto intenso e ricco di spunti riflessivi, una vicenda umana che colpisce al cuore il lettore, spingendolo a interrogarsi sui confini labili tra consapevolezza, follia, colpa e innocenza. Attraverso ricostruzioni dettagliate del contesto familiare e sociale, interviste a persone coinvolte e un sapiente racconto dei continui conflitti interiori vissuti da Milligan, l'autore conduce il lettore in un viaggio incredibile alla scoperta della complessità e della profondità del subconscio umano e dei limiti etici e morali legati alla malattia mentale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la vita di Billy Milligan. E la frammentazione della sua personalità. Billy Milligan nacque in un contesto fortemente disturbato, caratterizzato da abusi fisici e sessuali, violenza emotiva e trascuratezza affettiva. Tali eventi traumatici reiterati hanno determinato, secondo analisi cliniche riportate nel libro, una frammentazione della personalità originale in diverse personalità indipendenti fra loro, denominate alter ego. Ognuna di queste personalità rappresentava un elemento di difesa psicologica, nato per affrontare una determinata situazione traumatica o difficile. Keyes analizza con estrema attenzione ciascuna delle personalità, ben 24 alter, ognuna delle quali presentante specifici comportamenti, attitudini, conoscenze e persino caratteristiche fisiologiche differenti, come accenti e peculiarità linguistiche diverse. Risultano perciò personaggi distinti che coabitano nel medesimo corpo, ma che possiedono comportamenti e scopi di vita radicalmente differenti, creando spesso conflitti interni di sorprendente intensità e complessità. Secondo, il processo giudiziario e la straordinaria decisione della Corte. Keyes dedica particolare attenzione al processo giudiziario a carico di Milligan, evidenziando gli aspetti legali ed etici coinvolti nel caso. Per la prima volta in Ohio e successivamente riconosciuto a livello nazionale impensabile per quel periodo, Milligan fu dichiarato non colpevole per insanità mentale. La peculiarità del caso risiedeva nella complessità diagnostica e nella novità che esso rappresentava per la prassi giudiziaria e per l'opinione pubblica. Case descrive con accuratezza le opposizioni degli psichiatri convocati, il ruolo delle testimonianze specialistiche, l'influenza mediatica e la reazione dell'opinione pubblica. Viene mostrata la complessità dell'equilibrio tra la protezione della società e l'attenzione al diritto dell'imputato ad una corretta cura medica. Terzo, analisi psicologica del disturbo dissociativo dell'identità. Il libro si spinge oltre la semplice narrazione biografica e giudiziaria. Case affronta con minuzia e competenza il disturbo dissociativo dell'identità, fornendo spiegazioni tecniche applicate al caso Milligan, che permette di comprendere in profondità le dinamiche psicologiche del disturbo. Vengono affrontati argomenti correlati, come l'origine traumatica della dissociazione, la metodologia clinica utilizzata per individuare e gestire le personalità multiple e le strategie terapeutiche di cura. Questa sezione fornisce un interesse particolare anche per lettori interessati o professionisti operanti in psichiatria, psicologia e criminologia, arricchendo in modo significativo la comprensione su una problematica tanto affascinante quanto controversa. Quarto, ricostruzione del contesto familiare e socioculturale.
Una parte fondamentale del lavoro di Case consiste nell'esaminare approfonditamente il contesto familiare e sociale in cui Milligan è cresciuto. Vengono ricostruiti gli episodi chiave della sua vita, gli abusi subiti durante l'infanzia e l'adolescenza, i rapporti con parenti e figure significative. Questo aspetto della narrazione è fondamentale poiché permette di tracciare una linea concreta tra le esperienze traumatiche precoci e la successiva comparsa e articolazione delle personalità multiple. La meticolosità con la quale Keyes racconta questi delicati momenti della vita di Milligan rende il libro particolarmente toccante e permette di sviluppare empatia per una figura comunque controversa. Infine, impatto mediatico e culturale della vicenda. Ultimo tema cardine del libro, ma non per importanza, è la risonanza mediatica della vicenda Milligan. Keyes dedica spazio ad analizzare come il fenomeno mediatico abbia influenzato il processo e la vita dello stesso protagonista. I media, affascinati dalla singolarità del caso, hanno infatti contribuito a presentare Milligan alternativamente come mostro o come vittima del sistema sanitario e giudiziario. Questa dualità viene esplorata dall'autore, che analizza le conseguenze della spettacolarizzazione della sofferenza mentale, mostrando come la società spesso alteri con superficialità crudeli problematiche estremamente profonde e complesse della psiche umana. In conclusione, Una stanza piena di gente di Daniel Keyes rappresenta una lettura imprescindibile per un pubblico vasto, che comprende non solo gli amanti della letteratura di non-fiction e quelli sensibili alle tematiche di salute mentale e criminologia, ma anche professionisti del settore psicologico e giuridico, così come studenti e ricercatori interessati a comprendere la complessità del disturbo dissociativo e delle relative implicazioni legali, cliniche e sociali. A differenza di altre opere del genere, questo libro si contraddistingue per l'approfondita analisi psicologica e l'accurata ricostruzione documentaria del controverso caso di Billy Milligan, pur mantenendo uno stile accessibile e coinvolgente. Acquistare questo libro significa entrare in contatto con una storia vera che sfida i preconcetti sulla malattia mentale, responsabilizza e stimola riflessioni profonde sulla natura umana e sui delicati equilibri tra sanità e devianza. Se vuoi supportare Daniel Keyes, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.